Bentornati ragazzi in un altro video. Allora, oggi andremo a vedere, come si vede già qua da sotto, il BMS 3.0 della Sepros. Cosa andiamo a vedere? Allora, io non avendolo, questo qua è rotto, come ho detto già nel video scorso, se l'avete visto. Io vi farò vedere anche grazie tramite un utente del canale Telegram, canale YouTube, canale Telegram. Vi farò vedere appunto la procedura. Se voi aggiornate sul sito della Sepros ci sono anche come distinguere, anche tramite l'isciante, come distinguere la versione propria del BMS 3.0, perché ci sono varie, cioè il BMS 3.0 Sepros, poi ci sono delle sottocategorie, ok? Chi è stato fabbricato prima o dopo, comunque sia Sepros sul loro sito, ripeto, dice tutto, dice come distinguere i due BMS e in base a quello come fare l'aggiornamento firmware dello stesso. Però cosa può accadere? Può accadere che durante questo aggiornamento, per X motivo, anche perché si impalla il computer o va via la corrente o che, praticamente rimane fermo a metà, si blocca a metà. Quando siamo in questa condizione, il BMS praticamente si dice che è briccato, no, in gergo, e praticamente rimane bloccato. Vi farà una sorta di continuare a farvi avanti e indietro i LED, rimane in questa sorta di limbo e quindi il che risulta da prendere e buttare, no? Se non siamo pratici. Però Sepos in questo ci viene incontro con una procedura che adesso vi faremo vedere. Anche appunto, ripeto, grazie a Albius se non sbaglio. E niente, adesso cercherò anche sotto questo video di spiegarvi passo passo come ha fatto e niente, quindi vi si vuole bene. Grazie mille Albius per questo contributo al canale che hai dato e ci vediamo alla fine del video. Quando la batteria è in questo stato andiamo, proviamo a caricare il firmware, apriamo il programma appunto suo del Sepros 3.0. Come possiamo vedere, quando proviamo a caricare il firmware ci dà errore. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sulla batteria con un cacciavitino, schiacciare il tastino dentro reset, di solito c'è scritto power o reset, lo teniamo schiacciato, vedete fa ancora questo gioco di luci, però in questo momento è che noi dobbiamo andare a ricaricare il firmware. Ok, selezioniamo le porte adatte, lo lanciamo. Come possiamo vedere, adesso qua ho velocizzato un po', come possiamo vedere sta caricando, non dà più il messaggio di errore, quindi in questo caso la procedura è andata a buon fine. Come avete visto è anche abbastanza semplice, però se vi trovate in una condizione che, come è successo a lui, come è successo a Albius, capirete che, cioè, prima di tutto uno va in panico, dice ma che cazzo, poi cioè, buttare sempre via un BMS è sempre una rottura di coglione, quindi sono sempre i dindini che se ne vanno. E quindi tramite questa procedura noi andremo a risolvere il problema del brick del Sepos 3.0, del bloccaggio del Sepos 3.0. Ringrazio infinitamente ancora una volta Albius per il contributo dato al canale o comunque sia alla comunità, perché appunto d'ora in poi avremo anche, tramite questo video, avremo un backup di chi si trova nella stessa situazione, che si trova nello stesso guaio, diciamo. E niente, io come solito vi dico mettete mi piace, iscrivetevi se vi fa piacere e vi mando un super mega abbraccio e vi si vuole bene ragazzi. Ciao!